Buongiorno amici, benvenuti sul nostro canale. Oggi, tanto per cambiare, qui in Grecia, Olimpia, è una fantastica giornata. Un cielo azzurro, nemmeno una nuvola. E oggi andiamo a visitare il sito archeologico di Olimpia. Calimera. Calimera. Sono anche le rane qua. Sì, le rane ci sono, c'era anche una trota piccolina. Abbiamo fatto i biglietti, con questi biglietti praticamente si vedono 3 posti che costano per adulti 12 euro a testa e per bambini, ma non so sotto quale età, costano 6 euro. Cosa sono i giocattoli per i bambini questi? Ma magari i giocattoli per i bambini. E questi? Guarda. Sembrano le bambole per le Le bambole voodoo, per per le macumbe. per Macumba e Macumbeira. Vedi che c'hanno anche il pisellino, guarda. L'hai visto che c'è il Sì, pisellino? sì, ho visto. Epoca veneziana questa. Penso di sì. E così si vedono meglio, se no non si capiva niente. Quanti oggetti stupendi che ci sono. Però se li filmiamo tutti ci va un video di un giorno. Infatti. Questo non potevamo non farlo vedere, C'è il tizio con 3 gambe qua. Guarda, lo faccio vedere bene di profilo. Accidenti, oh il signore, oh. Mamma mia, oh, guarda. Non lo so. Diciamo l'organo riproduttivo maschile. Ma una donna forse no, magari non ha i capelli lunghi, ma è un copricapo, Ah. che sembrano capelli lunghi, ma è un Sì, copricapo. perché non è che mi stupirei, Sì, no, non mi stupirei neanche io. E questo invece se lo porta. Ah no, c'ha una spada. C'ha una spada, sì. Sì, particolari. E qui invece ci sono i diavoletti. L'avevi visti i diavoletti? Sì, l'ho visto. Guarda. Cioè sembrano diavoletti, ecco. Curiose. Guarda sta roba qua quanto è grossa. Porca vacca, mastodontica. Mamma mia. Vai lì vicino così facciamo vedere la dimensione. È enorme. Sono bellissimi sti oggetti qua, Ce n'è di tutte le razze, tutte le forme. Poi anche visti tanti nel dettaglio e ti domandi ma come caspita facevano a fare delle cose specialmente i lavori quelli in bronzo, in rilievo, con dei disegnetti piccolissimi, cioè veramente non so neanche come dire, fa effetto, perché se adesso trovo qualcosa ve lo faccio vedere. Tipo questo
scudo, diciamo scudo per il petto, adesso non so bene il suo nome preciso, comunque è tutto in bronzo ed è tutto lavorato. Vediamo se riesco a farvi vedere i dettagli. Ah, ecco, sì, si vedono bene, cioè bravissimi, bravissimi. Guarda sto braccialetto, già ai tempi c'erano. Cos'è, un serpente? Sì, un serpente. Faccio una piccola panoramica di quello che vi dicevo prima. Lavori incredibili per l'epoca, incredibili. Adesso si vedono solo robe pressofuse, materiali scadenti che non durano niente. Sembrano maniglie queste, maniglie per portoni, per cancelli, cassetti, non lo so, comunque sembrano delle maniglie. Che bello questo. Che forte, oh. E queste sono opere d'arte, eh? Fa un po' effetto strobo. Per questo gli hanno dedicato una stanza enorme. Vediamola un po' più da vicino. È in ottimo stato, stupenda. Hermes de Prestel, qualcosa del genere si chiama. Sì? Sì. Questa statua che abbiamo appena visto è Hermes of Praxiteles. Poi vi facciamo vedere questi oggetti che sono. Sono degli strumenti in osso e vari oggetti di uso in officina. Schegge amorfe e frammenti in forma di dita provenienti dalla lavorazione dell'ossidiana per realizzare inserti ornamentali. Poi un tipico scalpello di selce levigato nella pietra di scisto. Strumenti in osso e componenti ornamentali in avorio. Ossa utilizzate come utensili provenienti principalmente da materiali di bovini. Ah, ok. Scusa, da metatarsi di bovini. Ah, ho capito. Accidenti, oh. Che roba. Guardate qua che... Beh, se venite in Peloponneso la visita qui a Olimpia è d'obbligo, assolutamente. È d'obbligo. È strapieno di gente, ma proprio strapieno. A 12 euro a testa qui fanno un pacco di soldi. Vero? Mamma mia, quanti ce n'è. C'è pullman su pullman di turisti da tutte le parti. Non sembrava neanche perché Porca vacca. non c'era nessuno. Infatti, ieri sera era deserto. E oggi invece c'è il mondo.
Questo è l'imperatore Titus. Sì, gli manca un pezzo di volto. Sì. In tutto il suo splendore. Architettura romana? Sì, c'è scritto così. E sul 5 che cosa ci sai dire dell'uovo alla cocca qua? Uovo completo, è stato trovato in una tomba insieme ad altri vasi di argilla e vetro. Allora, come si Faccio fa? vedere da Google per tradurre le immagini. Da Google Traduttore. Ad esempio inglese e italiano c'è, Sì. poi si può parlare, c'è il microfono, c'è la fotocamera, c'è qualsiasi cosa. Se io voglio tradurre delle scritte, Sì, fammi vedere come si fa schiaccio perché io sulla non lo so. fotocamera Ok. e poi vado qua, ad esempio qua è inglese, Ah, è così Schiaccio. semplice? e traduce dall'inglese all'italiano. Vedete? Dopo devo provare, perché io non sono capace. Bravissima. E qui invece abbiamo altre statue per le macumbeire. No? Sembrano, sì, sembrano macumbe, sì. Abbiamo anche oggetti in Vasi per materiale. profumi sono, Ah. vasi per profumi. Vasi per profumi. Belli. Qui c'è sta foto qua che è abbastanza. Dei resti di Guarda lì che roba. dietro. Questa è troppo bella. Carina, sì. Questa qua invece. Guarda un po' di questi oggetti qua che sembrano abbastanza di conoscerli. Sembra una pala. Sì, sì. Poi ci sono Ci delle sono picconi, una lama picconi. puntita, cuneo taglierino, attrezzo con un'estremità appuntita e piegata, ruote, coltelli a forma Falcetti. di falce, sì. Ah, ecco, vedi, sono anche rappresentati lì, ascia, guarda. martello. Vedi, in queste immagini qua. Le usavano per lavorare, no? Sì, sì. Vedi? I vari tipi di materiali, non so cosa facevano comunque. E qua invece ci sono. Traduci questo della bilancia? Il meccanismo della bilancia qua? Il bilanciamento del ferro. Sono mostrate catene del ferro e ganci di bilance. Catene collegavano la bilancia alla barra dritta con un gancio alla cui estremità era attaccato il peso. Il loro uso è rimasto invariato fino ai nostri giorni, come dimostra la bilancia moderna qui esposta. Questa è una rappresentazione di com'era il sito. Sì. Questo specie di plastico. Finita quella parte di museo, entriamo adesso nel Museum Shop. 85 euro. Qua è per spendere i soldi praticamente. E compra. Se uno vuole comprare qualcosa. No, non fare la taccagna, compra. Danno una cartina, poi dove devi andare? Non c'è scritto niente. Non ci ha dato una piantina, niente infatti. No, piantine qua. Qua ce ne sono, cioè non la trovi quasi da nessuna parte, no? No, Ti infatti. devi aggiustare un po' così dappertutto. Vabbè.
Adesso Quindi, dobbiamo andare proprio nel sito archeologico, quello vero e proprio. Sarà di là dove vanno andiamo a questi. cercare, vieni. Sapete che non trovavo più Salvatore, l'avevo perso. Era disperata. Sì, perché io Non può stare senza di me. avevo il telefono mio che uso come videocamera e in più avevo anche il suo telefono in mano. E quindi non sapevo nemmeno cercarlo, non potevo nemmeno cercarlo perché avevo entrambi i telefoni. Poi alla fine ho scoperto che era nel bagno degli uomini. Sì, mi sono allontanato un minuto. No, non sapevo più dov'era. Ero lì nel bagno che facevo i i miei servizi, sento gridare: Salvo! ma sei qui? Sì, sono qui in bagno. Perché lo sapevo? Non ti trovo più. Non lo trovavo più. Non può stare senza di me. Bello il mio amore, bello. Comunque, oggi c'è una giornata splendida, non c'è una nuvola, c'è un cielo azzurro. Sappiamo che su in Italia dalle nostre spaziale. parti piove in continuazione. C'è un po' di venticello. Ci saranno circa sui 23-24 gradi Sì. adesso. Poi comunque nel pomeriggio fa sempre, Più caldo. sale sempre un po' di più la temperatura. Però aspetta, ve la faccio vedere, dai. Eccola qua. Guardate che bello. Che bel verde che c'è qua. Si respira proprio ossigeno. Sì. Bello pulito. Cielo azzurrissimo, oggi non c'è una nuvola. e c'è un po' di venticello, come ho detto prima, si vede che ha pulito un po', perché comunque ieri era abbastanza nuvoloso, dai. Ma e qua arriva la gente invece di... com'è la fazenda? Non capiamo dove dobbiamo andare. Eccolo qua. Ah, sito archeologico. Okay. Tac, Dobbiamo andare vedi? di qua. Vedi? Sì. Come on. Come, scusa? Sono andata pure da quella delle informazioni dello shop. Ma non scherzare. Sì, veramente. Ma questo non me l'avevi raccontata, scusa. Ho detto non trovo più mio marito, ho iniziato a girare di qua di là. Poi ho provato. E cosa vuoi che ti diceva quella lì? Lo so, però. Ti diceva è andata in non bagno, lo so, che ne sapeva? Non sapevo cosa fare. Boh. Mannaggia, ma sono sparito un minuto, Ma non sapevo dove eri finito. Siamo entrati lì nel museum shop. Boh. Sì, dai, effettivamente è stata anche un po' colpa mia, nel senso che sono andato in bagno, non ti ho detto niente, avrei dovuto avvisarti. Più che altro perché c'è parecchia gente, c'è molta confusione. È così, vabbè dai. Sì, poi lei si preoccupa subito. Io sono entrata nel bagno degli uomini proprio così, e ho gridato, ho gridato il suo nome. Mannaia. Eccola lì l'entrata. Oh, ci serve poi un po' sul camper, Profuma poco però, nonostante sia bello verde, non ha proprio... bello comunque. Sempre buono il profumo del rosmarino. Ce l'abbiamo fatta, siamo entrati. Facciamo un tuffo nel passato. Però sarebbe anche più, come dicevo prima, più bello, no? Con una piccola cartina capire i vari che cosa c'era, insomma, ad avere un minimo di info. Solo che abbiamo notato che è tutto fatto con il codice QR. Di cartaceo non c'è più nulla. Per cui se volete delle informazioni dovete per forza passare da quella procedura lì. E a me non piace sinceramente.
non mi piace proprio per niente. Immaginate anche qua tutte queste persone anziane, a parte che tanti sono anche bravi, Sì, non vuol dire niente. Che sono anziani, però sono anche tecnologici. sì, però tutto con sto codice QR proprio mi è indigesto, anzi ci è indigesto, perché poi comunque con il cartaceo è sempre una cosina che ti rimane, no? Sì. Noi ne abbiamo tante sul camper di posti che abbiamo girato e quasi tutte le teniamo. Poi non te ne fai nulla, per carità. Spesso sono anche un po' di impiccio, però le teniamo da parte, sai, così quando ti capita in mano dici: ah, guarda qua, ti ricordi quando siamo andati a vedere questa cosa qua, che bello. Invece così non ti rimane niente, come un po' con le foto, no? Ti immagini qua, Rich? Ti immagini qui in pieno ad agosto a 40 gradi? Vabbè che c'è tante piante, c'è molta ombra. Sì, però Ma deve essere un inferno. sì. Vedete ciò che vi dicevo poco fa? Codice QR, sì. C'è qualche proprio piccola notizia, ma poca roba. Sì, che poi noi non è che vogliamo sapere chissà che cosa, non è che siamo degli archeologi, dei specialisti in questo settore. Anche perché poi dopo un po', sì, va bene le notizie, il giusto, poi dopo un po' ci scocciano, ecco. No? Sì. Come l'avrete notato anche nei nostri video. Adesso facciamo questa piccola parentesi. Noi quando giriamo, quando viaggiamo, diamo un minimo di informazioni, ma proprio il minimo, non ci piace approfondire troppo. Non ci dilunghiamo troppo, no. Anche perché i nostri video non c'è niente di male per chi lo fa, assolutamente. No, noi non siamo. Ognuno poi dà le informazioni che ritiene opportune. Non sono documentari, no? Sono visite semplici di due viaggiatori, di due turisti. Sì, anche perché non ci abbiamo voglia tutte le volte in ogni posto, sbattimenti, ricerche, ricordati questo, cioè la facciamo molto semplice, in poche parole. Sì. Ecco qua. Ogni tanto si trovano questi cartelloni dove c'è qualche informazione. Sì, vedete? Questi qua, questo qui per esempio sono i resti del tempio di Era del VII secolo a.C., fine VII secolo a.C., il tempio più antico del santuario. Ah, il tempio più antico, sì. Questo? Tra i migliori esempi di architettura templare dorica arcaica. Le colonne originariamente in legno furono gradualmente sostituite da altre in pietra. Secondo la leggenda qui era conservato il disco della Sacra Tregua. Che sarebbe... Ah, ma questo non è quello che abbiamo visto dentro? Mi sembra di sì. Sembra di sì. Il disco della Sacra Tregua. In epoca romana nella cella era collocata la statua di Hermes realizzata dallo scultore Prassiteli. La statua di Hermes è quella che abbiamo visto per intero in quella sala grande. Sì, del museo di là. Lo vedi che splendore st'ulivo? È fantastico, sì. Sì. Mamma mia, è enorme. Guardate qua che flotta di turisti che arriva. Comunque è gigante qua dentro, È gigante, sì. È gigante. Sì. Qui c'è un bellissimo arco, forse dove facevano proprio le... Ci deve essere la pista qua, penso, Adesso lo scopriamo. Allora, vediamo anche due info su questo. Io l'ho chiamata pista, che poi in realtà sembra una pista, Questo è lo stadio. Lo stadio a metà del V secolo a.C. La posizione attuale finale dello stadio è quella dei tempi classici. Gli argini non avevano sedili in pietra.
Fatta eccezione per la piattaforma conservata, esedra, per i giudici ai Giochi Olimpici. Su quella sud, sull'argine nord è ancora visibile l'altare di Demetra Emin. La capienza dello stadio è stimata in 45.000 spettatori. Un ingresso monumentale, fu eretto sul lato occidentale nel tardo periodo ellenistico. Ecco che stiamo attraversando quest'arco. La città qua di Olimpia è naturalmente quella dove sono nate le Olimpiadi. Sì. Dice il nome stesso. Non so se l'abbiamo già detto, comunque. Adesso visitiamo un attimo qua, sperando che si sente perché si è alzato, qua c'è più vento. Eccolo qua, è nato tutto qua. Pensate che storia che c'è qua, è incredibile, oh. Come si svolgevano le Olimpiadi nell'antica Grecia? Le cerimonie si svolgevano su una durata di 5 o 6 giorni e avvenivano in una stretta interdipendenza di pratiche rituali e competizioni sportive. Gli impianti sorgevano del resto a ridosso del recinto sacro dedicato a Pelope, che comprendevano un ippodromo, uno stadio e le palestre per gli atleti. Sì, che giochi si svolgevano? Guarda un po' se riesci a trovarlo. È interessante sapere anche che cosa facevano qua. I Giochi Olimpici nacquero in Grecia nel 776 a.C. nella città sacra di Olimpia, appunto qua, per rendere omaggio agli dei. Da quella data vennero celebrati ogni 4 anni, finché nel 393 d.C. l'imperatore Teodosio ne decretò la fine in quanto manifestazione pagana. Manifestazione pagana. Interessante questo, interessante. Questa è la linea di partenza, eh? Sì. Vuoi fare una gara con me? Le competizioni che si svolgevano inizialmente, Ecco, dacci un po' di erano informazioni. dal 776 a.C. Stadion, gara di corsa su rettilineo di circa 192,28 metri. Poi, 192? Sì, perché se non sbaglio la lunghezza della pista è di 195 metri. poi dal 724 a.C. Diaulos, doppio stadion, gara di corsa circa 384,56 metri. Poi dal 720 a.C. Dolikos, corsa di resistenza all'incirca di 4.800 metri. Dal 708 a.C. lotta libera e il pentathlon, salto in lungo, lancio del giavellotto, lancio del disco, corsa, lotta. Dal 688 a.C. pugilato. Dal 680 a.C. gare equestri, corsa dei carri e dei cavalli. Dal 648 a.C. pancrazio, combattimento misto di lotta e pugilato. Dal 520 a.C. Oplitodromos, corsa con le armi. Ah, brava, bravissima. Partito! Ce l'ha fatta! Ricciolina, non abbiamo neanche niente da bere. No, non abbiamo niente, abbiamo caldo, siamo stanchi. Vabbè, Salvatore ha fatto la corsa, quindi è più stanco io poi ho ancora. fatto la... Non avevamo neanche niente da bere. E ho anche vinto, Sì. Li ho stracciati proprio. Questi sì che sono mattoni buoni, Vero? Guarda quanti ce n'è. Hanno messo quel sostegno per evitare che collassasse tutta la fazenda.
Vediamo se ha fame, Cinzia. Ascolta, ma tu non hai un po' fame? Sì, un po' fame, sì. Sicura? Sete, ho fame. Sì, sì, ho fame. Tu no? Tu no? Io? Ma va. Non penso, sai? Hai fame anche tu. Ok, siamo giunti all'uscita della parte più interessante. Cioè interessante, è tutto interessante, però qui è la parte proprio La parte più corposa di dove c'è stata proprio la vita, no? La storia. Sì. Un conto è vedere un vaso dentro una teca, che per carità ha tutto il suo fascino del mondo, però è un'altra cosa tutto ciò. Che bel ponte, vediamo se c'è acqua, In Grecia i fiumi ve li sognate. Sì, infatti. Anche in Spagna, A Spagna poi anche idem, zero fiumi, zero. Non so come caspita fanno eppure. Almeno al sud, poi il nord non ci siamo stati. Qui c'è un Infatti. rivolo proprio, cioè non si vede Sì, niente. sì, guardate che bello qua. Che bel ponte. Sì, non ce n'è molta, ma ce n'è proprio poca poca. Però è molto bello. Perché è molto verde, molte piante. Adesso non di qua perché non riesco a vedere, vediamo un po'. Ma dall'altra parte, l'altra entrata, abbiamo visto anche dei pesci, delle rane, insomma c'è vita, Qualche piccolo pesciolino c'è, Può darsi che siano anche trotterelle, Si vedono a malapena, vediamo un po' dove sono sparite. Eccole lì. Qua diceva Cinzia c'è anche il percorso, volendo, per farsi una passeggiata proprio sotto, che deve essere troppo bello. Vedete che costeggia il fiumiciattolo. Dopo vediamo, se abbiamo voglia andiamo. Qua sotto è pieno di rane, ora vediamo se riesco a farvele vedere. Eccola lì. Poi ce n'è un'altra. Dove è finito? Eccola qua. Sembra che non ci sia nulla, in realtà poi se uno osserva di vita ce n'è. Acqua ce n'è pochissima, ma se si guarda pesciolini ci sono. Stiamo lasciando Olimpia dopo questa visita al sito archeologico. Veramente bello, interessante, sì. Vero? Sì, molto bello. Molto bello, sì, interessante. Sì, è stato proprio bello questo giro qua. Bellissimo. Che auto. Wow, Ha una targa, non si capisce. GB, Gran Bretagna. English. Tour Peloponnese. Ah, Peloponnese, sì. Tour Peloponnese. È un posto che, se venite in Grecia, se avete la possibilità di venire a visitare, merita assolutamente. Sì, sì. Lo consigliamo. Olimpia da al vedere, 100%. da vedere assolutamente. Al 100%, è veramente bello, il sito affascinante, archeologico, ovviamente. affascinante. E poi anche il centro è piccolino, però molto carino, come vi abbiamo fatto vedere ieri. Sì, è un centro turistico, però è carino, ben strutturato, bello. pulito, ordinato. Sì. Bello, sì, merita assolutamente. Come detto, abbiamo lasciato
Olimpia. Adesso ci stiamo dirigendo verso Patrasso, che si trova a nord del Peloponneso. Dovrebbe essere una cittadina abbastanza grande. Ma è ancora nel Peloponneso o già non Sì, più? È ancora sì. nel Peloponneso. E facendo questa strada qui che è tutta interamente nell'entroterra, quindi non più costa, e ci sono 85 km all'incirca. 85 km che ci vogliono quasi 2 ore Sì. per poterli percorrere, perché se vedete le strade sono rari i pezzi dove puoi mettere la quinta, fare qualche chilometro. Sì, è tutto un po' un sali-scendi. Poi come abbiamo fatto adesso abbiamo incontrato un paesino, si va piano, bisogna andare piano, poi i parcheggi te li raccomando perché sono proprio parcheggi. Fanno i parcheggi alla Far West. Dove decidono di fermarsi si fermano, cioè non c'è. E a me mi viene un po' da sorridere perché comunque in Calabria, che è il paese di mio papà, io ovviamente conosco bene, una volta, adesso ultimamente non lo so se è ancora così, comunque una volta era uguale, né più né meno. Se si fermavano in mezzo alla strada a chiacchierare col compare, non è che quello dietro si permetteva di strombazzare, no, aspetti quando hai deciso, poi riparti, ma non succede come al nord, ad esempio, che ritardi la partenza a un semaforo di qualche secondo e subito sono lì che ti strombazzano, perché sono tutti molto più frenetici, Sì, c'è molta più fretta. Qui invece Qui proprio no, proprio vige la tranquillo. calma più assoluta. Come abbiamo già detto molte volte, sì. La guida, come abbiamo detto, è quella che è molto. A volte trovi situazioni dove fanno manovre veramente al limite dell'incoscienza, però c'è anche da dire che hanno una guida piuttosto tranquilla. È raro che vedi il pazzo che va come un dannato. Sì, diciamo che fanno manovre pericolose, però che vadano forte, no. Giusto? No, Non è che quello vanno no, forte. no, secondo me non. Ho notato che c'è molta tranquillità in quel senso lì. Anche perché non è che hanno quello stile di vita che c'è purtroppo da noi con il cosiddetto, mi sfugge il termine, progresso, no? Se vogliamo Cosiddetto chiamarlo, progresso, se vogliamo tra chiamarlo virgolette. così, mi sfuggiva il termine. Corri perché cosa? Infatti. Per essere sempre senza una lira, sempre spiantato. Devi comprare questo, devi comprare quello, devi comprare quell'altro. A chi te lo fa fare? Sembra quasi un obbligo a volte, no? Che ti impone la società, quindi, i media, devi comprarti questo, quell'altro. Ma va. E quindi qual è il succo del discorso? Che sì, parcheggiano un po' così, però da una parte un po' mi piace anche questa cosa, Devo dire che mi piace perché i parcheggi non si pagano. Sì, infatti. Non so se è meglio dove stiamo noi o in questi posti così. Qua c'è un cimitero. E dove c'è il cimitero c'è acqua. Sì, in genere ci sono rubinetti di acqua. E Se, anche con se la dovete gomma. fare il carico, i cimiteri ci sono in genere. Addirittura anche Sì, con la gomma. Sì. Abbiamo trovato una fontana su per questa stradina. È troppo carino il posto. Acqua probabilmente potabile, sì. Allora abbiamo riempito il fustino. È buona, è bella fresca. Così abbiamo un po' di scorta di acqua da bere. Il posto è questo dove abbiamo preso l'acqua. Fa anche quasi freschetto qua, come fossimo in montagna. A fontana. Eccola qua.
trapica, oh. Le crave, Le crave. come si dice in piemontese, le Guarda, capre guarda, sono guarda. le crave. Ce n'è una piazzata proprio qua in mezzo alla strada, così tranquilla proprio. E noi non la disturbiamo. Passiamo a fianco. Ah no, si sposta, si sposta. Guarda. Qua tranquilli. Ah sì. Mamma mia quante ce n'è da tutte le parti. Sì, Guarda, tutto guarda pieno. quante ce n'è lì. Ce n'è tantissime. Qua ci siamo fermati a un cimitero. Lo Vedete qua? diciamo giusto prima. Lo dicevamo giusto prima. Questo è un altro, è Guarda che cimitero. gomma che c'ha una gomma lunghissima. C'ha la gomma qua. E riusciamo a rabboccare un po' di acqua. Quella era una fermata dell'autobus. Sì, carine, azzurrine. Sì, Proprio vintage. vintage, sì, poi sono colori della Grecia, azzurro, blu. Sì. E là è il lago. Guarda la casetta. Sta casetta in mezzo al Ma pensa a lago. te. Guarda te. Sì, sì, un bacino proprio incredibile perché di qua l'acqua è molto alta, di qua vedi com'è basso. Di qua non si vede neanche. Infatti. Cioè, non c'è proprio l'acqua divisa. Sì, c'è. Pochissimo, sì. Non vedo, c'è proprio un piccolo bacino. Proprio piccolino. Ma non c'è modo di avvicinarsi, peccato. Paesaggio meraviglioso, molto verde. Sì, la strada di oggi è stata stupenda. Sì, le montagne. Lunga, perché porca miseria. Lunga, sì. Mamma mia, sono 2 ore che viaggiamo, abbiamo fatto 50 km. Guarda che roba. Qua si intravede Patrasso. Eh sì. Chissà se si vede il ponte, ma non penso che riusciamo a vedere il ponte, quello che attraversa, che ci permette di attraversare dal Peloponneso alla costa ferma, alla terraferma. Il Peloponneso è terraferma, è una penisola. Però passare dal Peloponneso alle altre regioni. Sai che c'è quel ponte che bisogna prendere? Sì. Che tra l'altro si paga. Ma un ponte. Mamma mia, guarda qua, guarda. Guarda. So beautiful. Questo qua, il ponte che dico io, questo qua. Il ponte. Sì, che collega il Peloponneso al resto della Grecia Sì, praticamente. ponte Flanagan. Stiamo cercando di andare alla spiaggia di Patrasso. Siamo fermati qua un attimo, ma proprio veloce per fare uno spuntino. In realtà sarebbe merenda più che pranzo, perché sono le 5 e mezza, quindi merenda si noira. Qui non è proprio il massimo, perché c'è tutta questa roba sparpagliata qua. Sembra un po' il posto dei barboni. Comunque vabbè, per una pausa veloce ci fermiamo per una pausa veloce. Traffico nella città di Patrasso. Non eravamo più abituati a sto clima cittadino, A sto bordello. a sto bordello. Guarda lì. Guarda cosa fanno. Cosa fanno? Non si vede bene. La macchina. Ah, fanno i rally con le macchine. Mamma mia.
Qui in Patrasso abbiamo notato da un estremo all'altro gente con maniche corte, ragazze con toppino, canottiera e persone con le mani, con i giubbini con le maniche lunghe, un misto proprio. Siamo bloccati, un passaggio a livello, siamo fermi al treno, un passaggio a livello. Io non lo vedo qua il passaggio. Sì, sì, è un passaggio a livello, cioè Sì, non vedo le ferrovie. sul mare, proprio sul lungomare. Sì, sì, qua. C'è il passaggio a livello. Passa un treno qua, queste ferrovie qua. Pensate. Wow, mi sembra piuttosto trasandato. Sì, è trasandato. Che spuca uno in bici, lo prendiamo su. Abbiamo trovato un parcheggio per stare stanotte vicino al lungomare di Patrasso, un po' fuori dal centro. Comunque sono segnalati da Par4Night questi parcheggi. C'è anche il bagno chimico. Sì, ci sono anche i bagni chimici. Se si vuole svuotare la cassetta, come Sì. abbiamo fatto tante volte. Sì. Questa è la nostra cena, un panino perché oggi abbiamo mangiato tardi, come avete visto, vi ho detto che erano le 5, mi sembra che ve l'ho detto quando abbiamo mangiato, adesso sono le 10:30. Sì, perché oggi abbiamo fatto strada. Ha fatto strada, quindi abbiamo mangiato tardi, ora ci mangiamo solo un panino. Ebbene sì. Formaggio, salame crudo e patè di olive. Buon appetito!